C'è una sola cosa che chiedo a una barca, che non sia una casa. Voglio sentirmi in un altro ambiente, sul mare, e lo voglio vivere a modo mio. Tutte le imbarcazioni sanno navigare lentamente. Ciò che solo pochissime sanno fare è andare veloci. Pershing è da sempre la velocità sull'acqua. È stato così sin dalle origini di questo marchio. Ecco perché mi aspetto molto da questo nuovo Pershing 6X. Cambiare conservando la propria immagine. Per Pershing è un must. Lo riconosci subito, lo distingui da tutti, anche quando è fermo. Gli mancano 6 cm per arrivare a 19 metri ed è largo 4,8 metri. Lo ha disegnato Fulvio De Simoni, ma sappiamo che si è trattato, come sempre, di un lavoro di equipe con le risorse del gruppo Ferretti. Osservando attentamente il profilo riusciamo a immaginare la sua natura. Il disegno delle finestrature della tuga scatena l'adrenalina. Le vetrate sotto la linea di coperta ci fanno invece immaginare ambienti ampi e rilassanti. La linea che taglia le vetrate è un corrimano. La carenatura è di carbonio per risparmiare peso dove possibile. Se state navigando in acque tranquille e il comandante vi ha promesso di non mettere giù la manetta, potete godervi l'emozione straordinaria di stendervi a prua sul materassino oppure su queste 2 chaise-longue regolabili. Sono sicuro che questo sarà il posto più ambito. Tutte le aree esterne possono essere protette da tendalini. Il prendisole di poppa è guarnito con uno spoiler che richiama la sportività delle supercar e vi protegge. La superficie del materassino si può estendere spostando lo schienale del divano. La plancia bagno idraulica aiuta a far scivolare in acqua il Tender Williams Turbojet 325. Il pozzetto ha conquistato più spazio perché vogliamo sempre più vivere all'aperto e così qui troviamo un'area per rilassarci e per pranzare. C'è posto per 6 persone. Questo tavolino è un capolavoro, Tech Soft Touch, costruito interamente di carbonio, traslabile, apribile e senza cerniera. Un miracolo. Il mobile bar lo attrezzerei con tutto ciò che offrono: grill, frigo, lavello, ice maker. Sotto una delle sedute la cabina per il marinaio. In realtà anche il salone è un ambiente en plein air perché la porta finestra scompare totalmente, il tettuccio si apre e le finestrature sui lati sono lunghissime. Qui si pranza in 6, come fuori, basta alzare e ampliare il tavolo. Di fronte il mobile contenitore con la TV. Il divano è rivestito con un'alternanza di pelli di colore e finiture diverse. Un corrimano dal design molto particolare ci conduce sotto coperta, dove troviamo, oltre alla cucina, altri 3 locali, un living e 2 cabine o, come in questo caso, 3 cabine. La cucina riceve luce dall'alto e dall'oblò apribile in murata. La suite armatoriale è caratterizzata dalla finestratura, con accanto un oblò apribile di forma rettangolare. Qui ti senti davvero in barca. C'è un altro elemento che cattura l'attenzione, il testaletto. È un'alternanza di pannelli di carta da parati applicati su una struttura metallica. I cuscini sono di pelle. Su richiesta è possibile installare uno stabilizzatore giroscopico per aumentare il comfort durante la sosta in rada. Il bagno si sviluppa su un fianco ed è separato da 2 porte scorrevoli.
è poi diviso in 3 diversi ambienti. La cabina VIP sfrutta al meglio le geometrie dello scafo, con il letto inclinato rispetto all'asse longitudinale. Anche qui lo stile è dettato dal contrasto tra i materiali e le tonalità. Tanti mobili di contorno, incluso l'armadio. Naturalmente il bagno è en suite. La terza cabina è una doppia, con il bagno che serve anche da day toilet. Questi sedili di guida Poltrona Frau li ha battezzati Interior in Motion. Sono totalmente d'accordo con questo nome, perché al comando di Pershing 6X ti senti in movimento, in azione, anche quando sei fermo. Merito però anche di questa ruota di timone. Firmata Pershing, è di carbonio con inserti di pelle. Nel cruscotto di carbonio con palpebra di carbonio abbiamo 2 display da 19 pollici dai quali controlliamo la navigazione, i motori e la maggior parte degli impianti di bordo. Pershing ha messo insieme le migliori tecnologie di Top System, Onyx, Xenta e Simrad per riuscire ad avere una barca tecnologicamente avanzata. Abbiamo le propulsioni di superficie, il modello 75S di Top System, ma abbiamo anche il joystick di manovra con la funzione Easy Handling che ci permette di manovrare delicatamente in spazi ristretti e con la funzione Dynamic Positioning System per tenere la barca ferma in una determinata posizione e direzione contrastando l'azione delle forze esterne. Per cominciare a navigare nella maniera più semplice usiamo l'EasySet, il controllo automatico delle propulsioni di Top System che regola l'assetto dell'imbarcazione in base alla velocità. Il sistema ha portato flap e propulsioni di superficie nella posizione più bassa possibile per entrare in planata a una velocità di circa 15 nodi. Adesso che siamo a 25 nodi invece i flap rimangono ancora un po' bassi, le propulsioni sono già in linea con la corsa dell'imbarcazione sulla superficie. La manovrabilità di questa imbarcazione a queste andature di crociera è stupefacente. Virata strettissima, angolo di sbandata notevole, ma estrema sicurezza e precisione in ogni azione. (1700 giri minuto, 25 nodi, un consumo di carburante di 15 litri per ogni miglio). Questo modello è equipaggiato con 2 MAN V12 da 1550 cavalli ciascuno. Non si può andare piano con una barca come questa. (2100 giri minuto, 42 nodi di velocità). Questa è l'andatura di crociera di Pershing 6X, anzi sempre 2100 giri minuto, le eliche però hanno ridotto il loro regresso, siamo a 44 nodi, velocità di crociera. Hanno montato una evoluzione del sistema di controllo EasySet e delle propulsioni di superficie. E Pershing è proprio questo in fondo. Tu puoi dire alla barca, ok, guida tu, così io mi rilasso e mi godo questo magico momento. Oppure no. Disinserisco il sistema e guido io, voglio divertirmi a pilotarla. Wow!
Guardate la sbandata, impressionante, ma non ho difficoltà a tenere questa direzione, la precisione è assoluta. È pazzesca! Propulsioni a filo della superficie, le eliche lavorano con metà delle pale immerse e l'altra metà fuori, flap assolutamente inesistenti in questo momento, completamente alzati e allora giù la manetta! Condizioni ideali per correre, ma questa barca è in grado di farlo anche se c'è un po' di mosso. Massima velocità, 48 nodi, ma stiamo andando anche un po' oltre. Ci sarà un motivo se, dopo aver provato più di 1000 barche, ogni volta che sono al comando di un Pershing, mi emoziono ancora moltissimo.